Ciao a tutti, ciao, ciao, bentornati, bentornati, ben ritrovati nel mio canale. Questa è la seconda parte del tutorial cardigan sereno zigzag. Spero che la prima parte del tutorial sia stata piacevole e chiara. In questa seconda parte andremo a continuare con la parte destra del cardigan con l'allargamento del corpo in modo tale che possa arrivare a qualsiasi taglia, l'unione delle due parti, guarderemo come allungare il cardigan, realizzeremo il bordo e le maniche. Vi auguro una buona visione in mia compagnia. Sono arrivata alla fine della cucitura della mia manica. Vedi, sono qui dove c'è diciamo l'angolino. Entro ancora nella parte centrale di una delle mie catenelle, proprio ok, in questo modo, e chiudo l'ultima. Benissimo, mettiamo un attimo il marcapunto per tenere fermo e mettiamo a dritto il nostro lavoro. Eccola qua, la cucitura è fatta e la nostra manica adesso è chiusa. Ora abbiamo la manica, abbiamo la nostra metà corpo, ma a me non è sufficiente, devo allargarla per forza, devo far sì che questa parte arrivi veramente alla mia metà corpo, perché qui siamo a un terzo. C'è proprio una piccola parte che viene coperta del mio corpo, quindi devo proseguire. Come faccio a proseguire? Lo guardiamo insieme. Allora, prima di proseguire, guardiamo un attimo. Come vedi, questo serve il segnapunto per non confondersi. Qui vedi che c'è l'ultimo giro, quindi qui ne abbiamo 1, 2, 3, 4 che vanno verso destra e qui ne abbiamo, contando da qui, questo fa parte del quarto, 1, 2, in questo caso solo per farti vedere così conti anche tu. Quindi io ne ho 1, 2 e 3. Devo ancora una volta andare verso sinistra. Questo mi serve per sapere che cosa devo fare adesso per continuare il gioco di buchini, per fare lo zigzag. Quindi io so che devo andare verso sinistra, quindi il mio buchino sarà qui. E questa parte deve essere tutte maglie alte, devono essere tutte maglie alte. Quindi dovete fare il calcolo 1 che dovete andare nel mio caso devo andare verso sinistra, ok? Quindi 2 dove devo fare il buchino, quindi se è qui io devo andare verso sinistra, lo devo fare qui. Quindi qui ci saranno 2 maglie alte, 4, 5 e 6. Quindi io partirò esattamente da questo punto con la mia maglia alta, devo farne 6 in totale. Quindi tolgo il mio segnapunto, mi metto nella posizione che abbiamo detto essere giusta, quindi qui sono 2, 4, 5 e 6, quindi mi metto in questa posizione. Con una maglia bassissima cerco di portarmi dove dico io e non dove vuole il filo, quindi entro, prendo e lo porto dentro. Ok, sono pronta, quindi parto con 3 catenelle, vado nello spazio e faccio la mia seconda maglia alta, la terza, la quarta, quinta e sesta. E ora da qui in poi è facilissimo perché dovete seguire semplicemente quello che avete sotto. Vi ho fatto vedere il ragionamento che faccio perché è lo stesso che dovete fare voi in base a
dove vi siete fermati e il disegno come l'avete, se sulla destra o se sulla sinistra. L'importante è ragionare un attimino e posizionare le maglie in modo tale che vi consentano di continuare il disegno. Attenzione, adesso io faccio tutto il giro da sola e poi ci ritroviamo. Arriverò ad un punto in cui non ho esattamente sulla spalla, non ho esattamente 6 maglie alte per chiudere, quindi non riesco a fare un blocco da 6. Non è un problema, farò un blocco da 4, farò un blocco che mi permette di fare la mia maglia, ok? Ed è la stessa cosa che dovrete fare voi. Adesso proseguo con i lati, che oramai abbiamo solo più 2 angoli, quindi io proseguirò in questo modo e ci ritroviamo per agganciarci e poi vi faccio vedere come proseguire. Ok, ho finito il mio primo giro dell'allargamento della mia metà corpo cardigan. Ok, ho messo di nuovo il segnapunto perché io devo ancora chiuderlo, il giro, vedi? Ho messo il mio segnapunto perché adesso ho 1, 2, 3, no. Questo fa parte del giro precedente, vedi perché occorre metterlo? Perché confonde. Quindi qui abbiamo i 4 giri, vedi 1, 2, 3, 4 che vanno verso destra e abbiamo 1, 2, 3 e 4 che vanno verso sinistra. Metto il segnapunto per segnare il mio giro, per capire che da qui in poi conterò andando verso destra. Nel mio caso, ok, il mio disegno va in questo caso ho finito i 4 giri verso sinistra, adesso devo andare verso destra ed è importante sapere dove dovete andare anche per la chiusura. Quindi io in questo caso devo andare verso destra e quindi chiudo il mio giro come faccio normalmente gli angoli, quindi vado nella terza catenella della prima maglia che ho fatto, 1, 2 e 3, con il filo sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutti e 3. Perché ho fatto questo tipo di chiusura? Perché così sono nel centro. Ah, a proposito, come vi dicevo, tornando, non avevo abbastanza spazio per fare il mio blocco da 6, semplicemente ne ho fatte 4. Così farò dalla parte opposta, quindi nell'altra metà cardigan, ok? Quindi non è un problema se non ne avete. Ovviamente vi dovete ricordare ogni volta che qui non sono 6 ma sono 4 e quindi ne lavorerete solo 4, sia che vi spostate a destra che vi spostate a sinistra. Dicevo, perché chiudo in questo modo? Perché io adesso i miei buchini li devo spostare, quindi farli da questa parte, quindi qui io lo lavorerò e lo chiudo in questo modo, mi trovo bene nella parte centrale. Quindi ogni volta che chiudete il giro, guardate bene se fare magari non so, magari qui 2 catenelle, vi portate qui con delle maglie bassissime nel punto in cui voi vi sentite più sicuri per iniziare il giro o se riuscite fate in questo modo. Io parto così e quindi vado a fare le mie 2 catenelle, le mie 3 catenelle e la maglia alta. Niente, ho la voce che va e viene. E la maglia alta. Ovviamente qui devo fare il mio spazio, quindi io non posso contare 2, anzi ne ho proprio 6, 2. Vado qui 3, 4, 5, vediamo se ne ho 6, sì, ne ho proprio 6. Ecco, l'importante è che voi fate tante maglie da dove partite per arrivare nel punto giusto, poi sicuramente le altre maglie le avrete quando tornate indietro, ok? Poi avete le 2 catenelle, questo l'ho chiuso molto male, vediamo. Ok, ti prendo da qui. Avete le 2 catenelle, questa è l'una, salti le 2 maglie alte e vai nello spazio seguente. E come vedi, prima andavi verso sinistra e qui inizierà
inizierai ad andare verso destra. Tutto il resto lo conosci già, quindi non ti sto a dire null'altro, semplicemente segui i blocchi da 6 e dove hai magari blocchi da 4 seguirai i blocchi da 4, non cambia niente, hai 2 maglie in meno soltanto, ma il gioco è lo stesso. Fai tutto il giro e ci ritroviamo ad unire. Sono arrivata alla fine del secondo giro dell'allargamento della nostra metà cardigan. Allora, ecco, solo per farvi vedere come lavoro qui io devo fare lo spazio, quindi vado, continuo a lavorare, quindi ne ho 2, 3 e 4 e mi fermo perché qui avevo, vedi, io ne avevo 4 sotto e quindi ne faccio solo più delle parti da 4, ok? Devo seguire quello che avevo sotto e quindi qui ne faccio 4 e poi qui vado, filo sull'uncinetto, 1 2 nella terza, prendo il filo e chiudo tutto. Ok, chiuso bene? Sì, e chiudo tutto. Ok, mi ritrovo quindi in questo punto qui a dover ricominciare. 3 catenelle, entro nello spazio maglia alta e ne ho già 2. Qui ho tutti step da 6, ok? Quindi ne devo fare 6, 4, 5 e 6, 2 catenelle. Io sto andando verso destra. Ok, io vi ho fatto più o meno vedere cosa vi potete ritrovare ad avere delle parti da 4 nell'attaccatura proprio sulla spalla, ed è la stessa cosa che poi andremo a fare anche nella parte destra, perché quello che stiamo facendo è la parte sinistra. Nella parte destra adesso voi semplicemente andate avanti rispettando il disegno, più o meno penso di avervi detto quali possono essere le problematiche, come seguire il disegno eccetera, aiutatevi con i segnapunti. Ci vediamo quando quando siamo arrivati alla metà del nostro corpo. Ok, quando arriviamo alla metà corpo, adesso ve la faccio vedere anche sul manichino così riesco a farvi capire bene, alla metà corpo della nostra parte, questa è la parte che abbiamo lavorato insieme, quindi la parte indossandola a sinistra, dobbiamo fare anche ovviamente l'altra metà che è quella, la parte indossata sulla destra. Ok. Adesso vi mostro come dovete iniziare, dovete farne 2 parti uguali, vedete? 2 parti uguali, e per avere questo disegno io sono partita la parte sinistra come io vi ho mostrato, esattamente come vi ho mostrato. La parte invece destra in modo contrario, i giri sono messi al contrario, in modo tale da poter avere questo zig-zag, che si nota di più così, ok? Adesso vi mostro. Allora aspetta, prima di mostrarti voglio farti notare una cosa. Questa è la schiena che stai guardando ancora da chiudere, ok? Allora, se tu noti, la parte destra e la parte sinistra scompaiono tra di loro, ok? Quindi questa parte è esattamente come l'altra. Se io fossi partita con 2 parti identiche, adesso ti metto questa al contrario, così ti faccio vedere 2 parti identiche, cioè come siamo partiti con la sinistra, partiamo con la destra, avverrebbe questo. Se hai fatto un fermo immagine con l'altra, ti rendi conto che questa e questa ho messo semplicemente al contrario la maglia, così vedi il risultato facendo 2 parti identiche, combaciano in modo differente, quindi anche le partenze sono diverse, ovviamente, no? Perché essendo uguali partono in modo differente poi quando finisci. E quindi non avrai, allora vedi? Aspetta, te la metto bene. Ok. Mentre prima era praticamente identica, qui avrai un buchino da una parte questa vedi la metà, un buchino nella parte sinistra, da questa parte hai
le maglie alte, quindi non combacia. Per carità, va benissimo, può andar benissimo anche così. Però se invece vuoi farla come ti ho mostrato e ti rimostro, quindi così, dove i disegni combaciano alla perfezione, vedi? Combaciano alla perfezione dando un seguito al zigzag, devi lavorare in modo contrario alla partenza della parte sinistra. Ok, tu mi chiederai, va bene, ma come faccio io a lavorare al contrario di ciò che abbiamo fatto finora? È semplicissimo. Tu semplicemente prendi la parte, la nostra metà che abbiamo lavorato, ok? Questa è la nostra metà, il nostro metà cardigan. L'abbiamo allargato, sei arrivata alla larghezza che tu vuoi e sai perfettamente come siamo partiti. Quindi la partenza che abbiamo fatto noi, primo e secondo giro sono identici, non cambia niente. Nel terzo giro siamo partiti con le 6 maglie alte. Tu semplicemente devi guarda il capo che hai appena fatto, ma guardalo al contrario, non da destra verso sinistra, ma da sinistra verso destra. Quindi praticamente inizierai con le 2 maglie alte, ok, che sono poi l'inizio del tuo angolo, e anziché fare le 6 maglie alte farai 2 catenelle, vai nella terza e fai le 6 maglie alte. Quindi devi guardarlo in questo modo. In questo modo ti viene al contrario, ok? Lo leggerai al contrario. Quindi tu devi fare il contrario di come noi partire, attenzione, devi partire al contrario di come siamo partiti nella prima parte. Quindi primo e secondo giro uguale, dal terzo giro in poi devi leggere quello che tu vedi sotto, non da destra verso sinistra, ma da sinistra verso destra. È semplicissimo. Basta prenderci la mano. Guarda però, io per aiutarti ancora di più ti lascio questo. Qui lo leggi proprio bene. Questa è la parte che ho fatto al contrario e la partenza è proprio giusta. Quindi, come vedi, anziché partire, vedi, qui lo vedi bene, anziché partire, primo e secondo giro sono sempre uguali. Stiamo parlando della seconda metà del cardigan. Primo e secondo giro sono uguali. Dal terzo giro in poi, vedi, anziché partire con 6 maglie alte, parti con la metà dell'angolo, poi 2 catenelle e fai le 6 maglie alte. Quindi poi di nuovo 6 maglie alte, è tutto uguale, non cambia niente, cambia solo la partenza. Come tu parti in questo modo ti viene automatico fare tutti gli altri giri. L'importante è che tu veda la partenza. Questa è la partenza della seconda metà del cardigan, quindi parliamo della manica e della metà cardigan destra, ok? Della parte destra. Noi insieme abbiamo fatto la sinistra. Tutto il resto è uguale. Devi solo, ripeto, partire in maniera differente. E adesso ti faccio vedere anche tutti gli altri giri, così se vuoi fai un fermo immagine, vedi tu. Comunque queste sono tutte le partenze che io ho fatto al contrario di come siamo partiti insieme. Semplicemente è da qui che si dà l'input, dal terzo giro. Quindi anziché partire come abbiamo fatto, ripeto, mi sto ripetendo tante volte, ma ho paura di non spiegarmi. Guarda il terzo giro da questa parte. Adesso non ho la terza mano per farti vedere. Comunque aspetta. Ok, questo è il primo, il secondo, terzo. Qui siamo partite con le 6 maglie alte, mentre primo, secondo, terzo. Qui partiamo con solo 2 maglie alte, che sono quelle poi dell'angolo. Contrario, ok? Quindi vai avanti per l'altra metà del cardigan. Se vedi che hai difficoltà, fallo identico all'altro e non importa se lo zigzag viene un pochino diverso sia da una parte che dall'altra quando faremo l'unione della schiena. Non ha importanza, voglio dire, cioè non bisogna neanche troppo impazzire. Se ci riesci a fare la versione, lavorarlo al contrario di come abbiamo fatto, tanto meglio. Ok, io ti ho fatto anche vedere questo, che così riesci a leggerlo sicuramente. Questo è quello che abbiamo fatto insieme e questo è quello che devi fare.
Queste sono le partenze, ok? Quindi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e via dicendo. E ce n'è ancora? Sì. Queste sono le partenze. Ok, arrivati a fare tutte e due le parti, ti faccio vedere cosa dobbiamo fare. Ok, stiamo vedendo la schiena in questo momento. Ok, quando abbiamo le due parti, mettete in posizione, provatelo su di voi se non avete un manichino, in posizione il bordo schiena, cioè la cucitura che abbiamo fatto sulla spalla, sia da una parte che dall'altra, e poi andate a prendere la misura dello scollo del nostro dietro, questa è la schiena, dello scollo del nostro dietro, perché dobbiamo andare a cucire questa parte, ok? Quindi prendete la misura e mettete un qualsiasi cosa, un segnapunto, un marcapunto. È fondamentale che voi provate adesso. Di nuovo, io sono sempre quella che dice provatela, non tanto misuratela, ma provatela, dovete proprio provarla. Mancherà ovviamente tutta la bordura, ma io la trovo già incantevole così, anche solo per fare un giacchino frivolo, non qualcosa bellissima, è bellissima. Poi vabbè, questo filato proprio si presta, devo dire che si presta tantissimo. Comunque mettiamo i segnapunto, soprattutto dietro, io qui solamente per non farla scendere, andiamo a chiudere la schiena se volete, appunto come abbiamo fatto per la manica, e poi ci ritroviamo per il proseguo. Prima di chiudere la schiena, che poi è la stessa chiusura della manica, quella che andremo a fare, e che non sto a farti vedere perché ovviamente basta guardare come hai chiuso la manica e vedi subito come fare, ti voglio dire che io sono andata avanti per 3 giri ancora, quindi non è vero, 4 giri. Vedi qui abbiamo chiuso la nostra spalla e sono andata avanti per 1, 2, 3, 4 giri. Ok, sono andata avanti per 4 giri. E se riesci, qui è praticamente, aspetta che ti faccio vedere, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Se riesci a fermarti al terzo giro, quindi prima di chiudere la schiena, al terzo giro, quindi ovunque tu sei, ma al terzo giro che del tuo disegno, ok? È un bene perché così ci ritroviamo nello stesso punto, perché ti devo spiegare come allungare, che nella parte centrale ha un po' di cose da spiegare, e quindi se sei nel mio stesso punto facciamo prima. Se per caso non lo sei, dovrai ragionare un pochino di più sul disegno, però quando hai imparato il concetto il gioco è fatto. Ecco, volevo dirti solo questo, se riesci a fermarti nel terzo giro del disegno. Dunque, ho chiuso la schiena esattamente come vi ho mostrato per la chiusura delle maniche, ok? Quindi ho cucito con l'uncinetto, esattamente come le maniche, era inutile farlo vedere. E mi sono fermata, una cosa importante, mi sono fermata al terzo giro verso sinistra da questa parte e terzo giro verso destra dall'altra. Ovviamente cosa avremo? Un disegno che da una parte mi va verso sinistra in questo caso, perché io sono al terzo giro, vedi 1, 2, 3, verso sinistra. Lasciate perdere questo che dopo ho bisogno di tutta la tua attenzione. Allora, quindi io mi sono fermata 1, 2 al terzo giro da questa parte come la vedi tu, al terzo giro che va verso sinistra, e ovviamente dalla parte opposta il terzo giro che va sulla destra, e mi sono fermata qui. Io vi faccio vedere come vado avanti io da questo punto, e sono molto importanti i segnapunti che vi dicono
quando state ripartendo per fare i vostri zig zag. Quindi qui ho finito i 4 sotto e quindi come vedi ne ho 3 e nell'unione io continuerò con il mio quarto e poi cambio il mio zig zag. Ok, come fare ad andare avanti? Dobbiamo allungare il nostro cardigan e avendo questi zig zag che fanno questo, quindi si allontanano tra di loro e si uniscono, quando noi arriviamo nella parte centrale, che è quella della schiena, incontriamo degli ostacoli perché ovviamente non si incontrano bene, cioè è innaturale per loro e quindi dobbiamo noi cercare di sistemare le cose. Allora, innanzitutto si parte dall'angolo sotto, quindi anche questo è inutile mostrarvelo, si parte dall'angolo sotto, vedi? Questo qui è il lato della parte aperta del davanti, questo è la parte sotto che deve crescere. Per allungarlo, nell'eventualità vi occorresse allungarlo, perché potete lasciarlo come bollerino e quindi non avete bisogno di allungarlo, andate direttamente a fare una bordura, quella che più vi piace. Io poi vi mostrerò la mia che è molto semplice. Dunque, si parte quindi con le 3 catenelle nello spazio, qui, nello spazio proprio dell'angolo e poi rispettiamo il disegno, quindi nel mio caso io sono partita da questo lato, ho iniziato a fare le mie maglie che mi portavano ad avere il quarto buchino, vedi? Questa è la schiena, quindi 1, 2, 3 e ho fatto questo giro, il quarto buchino che va verso destra, ovviamente qui metterò un marcapunto e di qua devo andare verso sinistra e ho proseguito così seguendo proprio quello che avevo sotto. Quando sono arrivata nella parte centrale, riesci a vederlo così? Te lo lascio così. Questa è la prima riga, la prima. Quando sono arrivata nella parte centrale mi sono ritrovata e ho detto bene, e adesso? Quindi qui sono riuscita a far tutto. Poi ho fatto le 6 maglie alte normalmente, vedi, però ho preso 2 maglie alte qui nei due, vedi che qui ci sono gli ex angoli, quindi ho fatto le 2 maglie alte nello spazio, 2 maglie alte sopra le maglie alte, 2 maglie alte nello spazio e qui ho fatto il mio buchino con le 2 catenelle e poi ho ripreso con le 6 maglie alte e ovviamente da questa parte, mentre qui andavo verso destra, di qua vado verso sinistra, vedi? Vado verso sinistra e quindi in questo modo, facendo così come vedi, parlo di questo giro, facendo così come vedi, quindi le 6 maglie alte messe in questo modo, le 2 catenelle proprio nella riga centrale e le 6 maglie alte, sono riuscita a proseguire il disegno. Quando ritorni, ovviamente partirai sempre, finirai come sei partita, quindi io qui non ho ancora finito perché poi ho voluto provare, ho voluto provare come veniva e così viene benissimo. Vedi che mi parte così, finisce qui e poi si apre. Io faccio sempre 4 giri. Quando tu finisci, ovviamente finirai il tuo disegno, in questo caso va verso sinistra, quindi qui ci sono le 2 catenelle e qui farai tutte maglie alte più una che è quella dell'angolo, cioè che così ti fa da muretto. Ok, tiri su altre 3 catenelle e torni indietro lavorando ovviamente a rovescio, devi lavorare una volta a dritto e una volta a rovescio. Ok, tornerai indietro e io qui nel secondo giro dovevo cambiare, quindi anziché andare verso sinistra vado verso destra con il disegno, ok? Quindi verso destra.
Quindi il primo giro ve l'ho fatto vedere, che è questo è il primo giro, fin qua andavo verso sinistra, vedi? E di qua vado verso destra. Quindi primo giro vado verso destra, ma quello che mi interessa, perché voi avete capito come fare a fare i giri destra e sinistra, è proprio il centro del nostro cardigan. Come vedi, questo è il centro, sotto avevamo 6, 6 e 2 e qui ho fatto soltanto 4 maglie alte anziché 6, 2 e 4. Deve essere a specchio, così almeno rispetta un disegno. Quindi 4, 4 e 2 maglie alte, una sopra l'altra. E poi di qua riparto ovviamente nel senso opposto a questo. Ok? Quindi qui si è fermato che andavo verso destra. Dicevo, mi hanno interrotto. Vedete, di qua andavo verso destra, anche l'ultimo giro, il primo giro che ho fatto vado verso destra, però dopo devo andare verso sinistra. Quindi ho fatto foro, foro e foro, qui soltanto 4. Nel giro successivo ne ho soltanto 2. Vedi, io sto continuando ad andare verso sinistra, mentre di qua sto andando a destra. Nel giro successivo ancora stiamo parlando solo dell'unione della parte centrale, che è qui che voi potreste trovare dei problemi, ma guardando come l'ho ragionata non dovreste incontrarne più, perché l'ho studiato in modo tale che deve funzionare adesso. Quindi cosa succede? Abbiamo detto siamo partiti da 6, da 4 e qui c'è il foro, da 2 e qui c'è il foro, poi abbiamo foro, foro e 2 in mezzo, ok? 1, 2, 3. Poi cosa succede? Mi incontro in questo giro, mi incontro nel giro 1, 2, 3, 4, nel quinto giro mi incontro perché finisco di fare i miei giri 1, 2, 3, 4 e da questa parte 1, 2, 3 e 4 e quindi mi incontro proprio qui, ok? E faccio lo spazio sopra le 2 catenelle e ho di nuovo le 6 maglie da questa parte. Ora in questo giro devo riprendere a allontanarmi. Qui ci siamo avvicinati e adesso mi devo allontanare. E adesso lo farò in realtà, quindi lo faccio realmente e poi vi mostro come sono andata avanti. Intanto però te lo lascio in questo modo. Vediamo se metto qualcosa sotto di scuro, vediamo cosa ho a portata di mano. Questo. Vediamo se così. Ecco, forse così lo vedi meglio. Vabbè, ovviamente ci sono tutti i fili. Ok, qui è l'unione e qui primo giro, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. Per ora vedi solo questi e vedi come il disegno, e qui si aprirà, il disegno torna, ok? Qui ovviamente non ce l'ho, però poi te lo faccio vedere, così torna. Tolgo le mani, così magari tu riesci a fare un fermo immagine, uno screenshot, ok? Ok. Quindi partenza l'hai vista, la fine l'hai visto e come si riparte, te l'ho spiegato, sono le 3 catenelle e giri il lavoro sul rovescio, quindi lavori sul rovescio, una volta sul rovescio, una volta sul dritto e continui ad andare avanti con questo criterio, io adesso te l'ho spiegato, con questo criterio fino a che non arrivi alla lunghezza desiderata. Ora vado avanti anch'io e ti faccio vedere il risultato. Ecco, come promesso vi faccio vedere come ho proseguito. Stiamo parlando della parte centrale, vedete qui c'è l'unione della schiena, qui, e qui ci sono le 2 parti che invece avranno un unico disegno, mentre qui abbiamo il zig zag che vedete praticamente si unisce in questo punto, si allontana, poi si riunisce in questo punto. In centro ovviamente non possiamo fare la stessa cosa
perché non verrebbe, no? Perché in queste parti si incrociano lavorando in un solo in un solo blocco, ok, facendo un unico giro, unendo la parte sinistra e destra. Ovviamente la parte centrale è diversa, è l'unione delle due parti. E quindi, come vedi, io ti mostro come ho unito, come ti ho detto già nel pezzo precedente. Questa è la parte, diciamo, destra e sinistra, ok? Destra e sinistra. Poi ho fatto le 6 maglie divise, quindi le 6 maglie che sono 6 da questa parte e 6 dall'altra parte, e in mezzo solo 2 catenelle. Ok, ma questa parte l'avevate già vista. Poi qui sopra le 6 maglie ho fatto le 4 maglie, ma vi viene proprio in automatico, perché arrivando ovviamente da destra o lavorando in giri di andata e ritorno, quindi quando voi lavorate vi trovate con il centro, e quindi vedete che non potete continuare anche su questa parte, vi sfalsa il disegno dalla parte opposta, e quindi dobbiamo trovare una soluzione, e io l'ho trovata in questo modo, ed è anche carino come disegno, vedi? Poi si riunisce, poi si allarga e si riunisce. Quindi praticamente lo vedi, ho messo un panno scuro sotto in modo tale da farti vedere esattamente i passaggi. Vediamo se riesco ad allargare l'immagine, a mettertela un po'. Ok, così dovrebbe andare bene, se mi rimane su, niente, non mi rimane su. Ok. Lo lascio fermo un attimo, così riesci a vedere. E andando avanti con questo criterio di riuscire a trovare il modo di incrociarsi, allargarsi, riuscite ad andare avanti per la lunghezza che desiderate. Non è così difficile come sembra, Poi io vi ho già messo in poche parole il segreto, se vogliamo chiamarlo segreto. Vi ho fatto vedere appunto come sono andata avanti io, e se ci riesco io ci riuscite tutte voi, anche perché adesso lo abbiamo proprio qui davanti ai nostri occhi, quindi è facile da intuire come andare avanti. Fatto questo, e quindi avete già capito che ho lavorato un giro a rovescio e un giro a dritto, perché dobbiamo fare i giri di andata e ritorno. Fatto questo, ci ho mostrato la parte centrale del nostro cardigan, vi faccio vedere invece la parte iniziale. Quindi, come detto, dunque, dov'è l'ultima angolo? È questo. Come detto, sono partita con 3 catenelle proprio dove c'è l'angolo, più ho fatto solamente 4 maglie alte, perché io qui devo fare il mio spazietto, ok? Quindi non è un blocco da 6 ma da 4. Nel giro successivo, e poi ho proseguito, io qui dovevo andare avanti per le 4, diciamo per i giri in obliquo, no? I 4 giri in obliquo. Quindi ho messo, finito il giro, ovviamente come inizio così finisco, In questo modo, facendo quella parte centrale, avrete sempre la parte iniziale identica alla parte finale. Allora, dunque, questo è subito nell'angolo, quello sopra è questo, ok? Avrete sempre la parte iniziale identica alla parte finale. Quindi finirete ovviamente da questa parte con la maglia alta, queste sono tutte maglie alte, mentre qui si parte con le 3 catenelle. E qui, come vedi, io cerco di andare avanti col mio disegno e comunque di rispettare ovviamente i 4 giri in obliquo, ok? 4, segnapunto, 1, 2, 3, 4, segnapunto, 1, 2, 3, qui ho finito perché sono arrivata alla lunghezza e mi sono fermata. E appunto di questo, quindi parto sempre con 3 catenelle, poi in base al lavoro che devo fare metto quante maglie mi occorrono.
ok? Qui ne ho per esempio 3, qui ne ho 2, 4, 5, qui ne ho 3, qui spazio, vedi 3 catenelle più 2 e poi sono andata a lavorare il mio blocco da 6 e così via. Regolatevi, la partenza ovviamente sarà come la fine del giro, quindi vi ritroverete nella stessa situazione, vi verrà identico se rispettate la parte centrale, è fondamentale la parte centrale. Poi la bordura. Allora, ho scelto di fare una bordura 1 a 1, quindi praticamente una maglia a rilievo avanti e una maglia a rilievo dietro, ma ciò non toglie e lavoro intanto la bordura questa volta soltanto nella parte bassa e poi dopo mi aggancerò per lavorare l'apertura del mio cardigan. Quindi non lo faccio unito, questa volta lo faccio in modo diverso. Ok, no, non ho l'uncinetto giusto. Ok, quindi finisco, sto parlando del bordino, 1 a 1, intanto faccio la fine così vedete come finisco semplicemente con una maglia alta, poi giro il mio lavoro, quindi sono sempre giri di andata e ritorno e sono partita con tutte maglie alte. Quindi praticamente si parte con le 3 catenelle, una maglia alta su ogni maglia alta e 2 maglie alte nello spazio ovviamente di 2 catenelle e via dicendo. Poi sono partita con le 3 catenelle iniziali e poi ho iniziato a fare la maglia alta a rilievo sul davanti e sul dietro, sul davanti e sul dietro in questo modo. Quindi parto sempre con le 3 catenelle e finisco con la maglia alta, poi la maglia a rilievo la prendo sul davanti, filo sull'uncinetto, vado a prenderla da dietro, la spingo indietro e lavoro la maglia alta. Quindi in avanti, e indietro. Ok, anche questo ve l'ho mostrato così tante volte che non ci sono particolarità qui in questo bordo, semplicemente così. Quindi una a rilievo davanti e una dietro. Eventualmente guardate il bordo di qualsiasi altro cardigan che ho fatto, per esempio sereno, appunto, sereno ho fatto il bordo sempre 1 a 1, però ho fatto tutto il contorno. Invece qui sto facendo soltanto la parte sotto e poi farò l'apertura, sempre con con questa bordura. Detto questo, voglio tornare un secondo su questo perché non so se questa è la parte centrale. Ok, non so se sono rimasta ferma un attimo per farvelo vedere. Ecco, così almeno riuscite a fare un fermo immagine, magari o una foto se siete nel computer, una foto con il cellulare, così vedete via queste mani, così vedete esattamente come sono andata avanti. Ok, detto questo, io procederò appunto con la bordura dicevo, la bordura sotto, vado avanti per, adesso vediamo quanto mi piace ampia, alta la bordura e poi procediamo con la manica. Allora, una cosa vi voglio dire, forse una cosa che a voi interessa. Quanto ho fatto lungo da qui? Sono 14 centimetri. 14. Ok, da qui sono 14, sì sì, da qui 14 centimetri e adesso farò la bordura. Adesso vediamo che altezza farò. Poi cos'altro? Ecco, mi è cascato tutto. Le altre misure magari ve le do dopo perché dobbiamo finire ancora di lavorarlo, quindi facciamo così. Intanto vi ho dato la bordura,
la misura della parte, diciamo, che mi è servita per allungare il cardigan, e poi dopo, quando l'ho finito, vi do altre misure che possono servirvi. Non penso che adesso vi servono altre misure. Beh, se volete la metà del mio cardigan, vi dico che sono 22 centimetri. Stiamo parlando della metà, così chiuso, 22 centimetri. E l'altezza attuale del mio cardigan in questo momento sono a 54 centimetri, quindi di altezza, ok, dalla spalla fino alla parte sotto. Attualmente ovviamente crescerà. Bene, io vado a fare la bordura nella parte sotto, e poi vi riprenderò per farla insieme, per iniziarla insieme la bordura nella parte di apertura del cardigan. Allora, io mi sono fermata a questo punto facendo solo 1, 2, 1, 2, 3, 4 giri con il color panna, e poi un giro, visto che ho, da qui lo capite meglio, un color nocciola, tortora, ecco, più che nocciola, e ne ho solo uno. Ho fatto solo un giro con questo colore, perché poi dovrò fare anche la bordura tutta intorno all'apertura del cardigan, quindi ho paura che non mi basta. Sicuramente mi basterebbe a fare un secondo giro, però per non rischiare, non vorrei trovarmi, preferisco stare dalla parte dei bottoni. Quindi mi sono fermata con un bordino di 4 centimetri. Volendo potrei fare un altro giro ancora con il color panna, però non voglio eccedere con il bordo, quindi io mi fermo qui. Ovviamente tu vai avanti per quanti giri vuoi che sia alto il tuo bordo, ok? Io mi fermo così. Allora, qui possiamo togliere tutti i nostri segnapunto, e adesso andiamo ad agganciarci per fare il bordo nell'apertura del nostro cardigan. Allora, dobbiamo partire ovviamente dall'apertura, no, del nostro cardigan, quello che va proprio sul nostro petto e poi gira intorno al collo e scende dalla parte opposta. Dobbiamo tirar bene il nostro bordo, ok? E partendo proprio dall'inizio del bordo, vedi che è qui, nella terza catenella abbiamo la nostra prima maglia alta, 1, 2 e 3, proprio qui dobbiamo agganciarci nella terza, aspettami, 1, 2 e 3, ecco perché non mi riusciva. Dobbiamo centrare la terza catenella, che equivale alla prima maglia alta di questo giro, ok? E agganciare il nostro filo a nuovo. Bene. Fai passare, io giro sempre dietro al mio lavoro, ok, e poi parto con le mie solite 3 catenelle che sostituiscono la mia maglia alta. Allora, dobbiamo fare il primo giro tutte di maglie alte, no? Per impostare la bordura, quindi filo sull'uncinetto, qui ne abbiamo già una, nello spazio entra e fai una maglia alta. Vediamo se riusciamo a nascondere queste codine, se si vedono poi. Ok, questa non la lavoriamo, andiamo nello spazio seguente e andiamo a fare le altre 2 maglie alte. Vedi proprio qui nella barretta proprio ecco, ti faccio andare un pochino in barca, sono troppo vicino di nuovo, ok, e quindi di nuovo qui nella barretta andiamo a fare 2 maglie alte, proprio passiamo dentro il nostro buchino, ok, quindi abbiamo un'altra, niente, vediamo se questa altezza va bene. Dicevo, quindi abbiamo un'altra, quindi entriamo nello spazio e andiamo a fare le nostre 2 maglie alte.
Se non si vede il filo, no, sicuramente lo tolgo da dietro perché lo noto molto. Allora questa la saltiamo, entriamo nello spazio e andiamo a fare 2 maglie alte. Ok, poi qui 2 maglie alte, cerca tutti gli spazi che hai, e se non c'è lo spazio da 2 maglie alte hai comunque la barretta della maglia alta, vedi questa? Entra ovviamente prendendo il filo e mi fai la maglia alta, barretta, maglia alta, semplice semplice, barretta, maglia alta, e dove c'è lo spazio ovviamente 2 maglie alte, sempre 2 maglie alte nello spazio e 2 maglie alte nella barretta. Ok, in questo modo continuiamo in questo modo fino ad arrivare dietro al collo. Vediamo se ci sono delle problematiche, rientro in registrazione. Ecco, ne ho trovato subito uno dove c'è l'ex angolo, proprio qui, una sola maglia alta, questo, una sola maglia alta, e poi qui sarà facilissimo perché farai una maglia alta su ogni maglia alta e 2 maglie alte dove c'è lo spazio. Qui è proprio facile facile, e continui. Allora, io mentre stavo andando avanti ho pensato una cosa. Quando arrivo a metà spalla, vedi, sto facendo la bordura, penso mentre parlo, sto facendo la bordura, sono arrivata all'altezza, diciamo, della mia spalla. Io ho pensato di fare una prova, spero che vada bene, perché se questa prova va bene, ehm, la lascio anche per tutti voi, ok? Lascio questo mio tentativo anche per tutti voi. Adesso capirete di che cosa si tratta. Se per caso non va bene, questa parte la cancellerò e ricomincerò da capo, quindi disferò come normalmente faccio e ricomincio da capo. Allora, dicevo, stavo pensando, sono praticamente sulla spalla, se noti questa è la cucitura della mia manica. Faccio una maglia altissima a questo punto, ok, proprio più o meno all'altezza della spalla, anzi in realtà non sono ancora all'altezza della spalla, quindi cerco proprio di stare, ecco qui sì, e da questo punto in poi fino alla spalla della parte opposta faccio una maglia altissima, quindi sempre rispettando gli spazi, però faccio una maglia altissima. Mi metto però un segnapunto, perché quando farò il giro di ritorno, comunque sia, devo rispettare la maglia altissima, altrimenti l'effetto alzata del collo non si vede. Ok, quindi da adesso in poi e fino a metà spalla lavorerò con maglie altissime. Ok, quando arriverò dalla parte opposta metterò il segnapunto anche dall'altra parte, ok? Sentivo qualcosa che mi tirava. Sì. Ok, no, si era agganciato, ciò che rimane del gomitolo si era agganciato, non riuscivo più a tirare il filo. Si alza. Mhm. Vediamo, vediamo. Ovviamente bisogna andare per tentativi, no? Le cose nascono così, come è nato questo cardigan, per tentativi. Ecco, sono proprio qui dove c'è la scollatura del retrocollo. Vediamo cosa dobbiamo fare. Poi il fatto è che le creature nascono sempre davanti ai vostri occhi.
Allora qui abbiamo ancora uno spazio, quindi 1 e 2. Sto facendo sempre maglie altissime, però rispettando ovviamente gli spazi. Poi qui cosa abbiamo? Qui c'è la chiusura e qui ne ho ancora uno, quindi qui, ok, poi vado qui, sono nella chiusura, dovrei farne 3 sicuramente, 1 2 3. Poi nel giro successivo, se vedo che sfarfalla un pochino il collo, chiuderò queste 3 maglie. Faccio una diminuzione, no? Allora dobbiamo farlo uguale, quindi puntiamo qui e poi andiamo sulla maglia alta che è qua. Bene, l'altra metà è esattamente come quella che abbiamo appena fatta, quindi procediamo fino alla fine della nostra apertura dalla parte opposta. Ricordatevi, stiamo lavorando le maglie altissime dietro il collo, ricordatevi quando arrivate all'altezza della spalla, quindi siete proprio in questo spazio, di fare l'ultima maglia altissima, per ricordarvi che è qui che inizia o finisce la mia maglia alta, metterete un segnapunto e poi tornate a fare solo maglie alte. Ok, volevo solo ricordarvelo, ma non era il caso, però ho preferito ricordarvelo. Procediamo così fino ad arrivare, come detto, alla fine del giro. Il primo giro l'abbiamo fatto della bordura, dell'apertura del nostro cardigan. Adesso lavoriamo sul rovescio, dobbiamo fare giri di andata e ritorno, quindi riprendiamo il nostro lavoro ed è semplicissimo, perché ora dobbiamo fare 3 catenelle per partire e poi lavorare. Ho di nuovo riavvicinato una maglia a rilievo avanti e una maglia a rilievo dietro. Oramai le maglie sono impostate, quindi semplicemente dovete farmi questa lavorazione, ok? Quindi una avanti e una indietro. Nel giro successivo ovviamente lavorerete come si trovano le maglie, no? Questa qui la lavorerete, questa è semplice, questa a rilievo in questo caso è sul davanti, ma se vi ritrovate lavorerete al contrario, dovete praticamente lavorare come le maglie si presentano, questa sul davanti e questa che è nascosta qui dietro, sul dietro, davanti e dietro. Ok, quindi come le maglie si trovano. Questa l'abbiamo lavorata dietro e qui la lavoriamo avanti. Quindi ciò che io vi dico adesso è semplicissimo, quindi andate avanti così. Quando vi ritrovate sulla spalla, per fare quell'alzatina sulla spalla, dovete lavorare nello stesso modo, ma con 2 volte il filo sull'uncinetto, e quindi andrete a fare, dopo ovviamente disfo, dovete andare a fare una maglia altissima a rilievo dietro e una maglia altissima a rilievo avanti. Ok, sì. Ok, in questo modo. Questo per quanto riguarda dalla spalla, da metà spalla all'altra metà spalla dove abbiamo messo il segnapunto. Ok, andiamo avanti per la nostra bordura. Non so, penso che farò degli occhielli per un paio, 2 o 3, guarda cosa sto facendo, 2 o 3 bottoni, e se lo farò ovviamente lo metterò più o meno a metà, io direi a metà di questo bordo, che sarà lo stesso che faccio da questa parte. Quindi in questo punto salterò 2 punti
e 2 o dipende da quanti punti devo saltare. Vorrei mettere questi bottoncini, io penso che bastino 2 punti, salterò 2 maglie, farò 2 catenelle, insomma quando sono a quel punto vi faccio vedere come faccio, ok? Allora, un piccolo appunto per fare le asole ai bottoni. Innanzitutto, vabbè, lo sapete già, il bottone per una donna va cucito sulla parte sinistra, sulla parte del cuore. Quindi le asole vanno fatte sulla parte destra del cardigan. E io ho pensato di fare 4 asoline sulla mia parte destra, non ho ancora terminato la bordura. Allora ho scelto di mettere questi bottoncini anche se ero molto molto combattuta perché ne avevo più di uno da scegliere. Ad esempio avrei potuto metterci anche questo, solo che mi sembrava un po' piccolino con questo filato. Anche questo mi piaceva tantissimo, proprio tanto tanto, però con questo tipo di filato che è un pochino più spessotto, questo qui mi piaceva sia come colore perché va a riprendere i colori e anche come dimensione. Comunque, questo è il bottone che ho scelto. E, allora, come fare a fare le asole? Si lavora normalmente, io sono partita da giù, ok, si lavora normalmente, io qui ho praticamente usato, vediamo un po', a 3 centimetri ho iniziato a fare la prima asolina semplicemente saltando una sola maglia. Perché questo? Perché quando io inserisco il bottone, adesso sembra molto grande il bottone in confronto all'asola, ma in realtà non lo è, perché poi cede e quindi preferisco farlo piccolino. Ho fatto una sola catenella, salto una maglia di base e faccio la maglia e proseguo così fino a quando non raggiungo l'altezza che a me interessa per distanziare, no? Un bottone dall'altro, e ho scelto 8 centimetri e poi ho fatto un'altra asola, poi di nuovo 8 centimetri circa, sì, 8 centimetri, no, sono giusti perché ho scelto di utilizzare, di saltare, di lavorare 15 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e poi fare lo spazio. Quindi se non tornava il conto con il metro, non era perché era diversa la misura, ma perché da una parte è un po' più tirato, dall'altra meno. Quindi ho deciso di saltare 15 maglie e poi fare di nuovo l'asola e così dicendo fino ad arrivare ovviamente alla quarta asolina, che è quella che è più o meno sul mio sterno, ok? Solo per farvi capire dov'è. Quindi ho fatto 4 asoline. Ora procedo con finire il mio giro, poi quando ritorno a fare il giro su questo, quindi sto lavorando per tornare indietro, recupero questa maglia, quindi dove ho lo spazio per la mia asolina, qui farò la mia maglia alta. Diventa, ovviamente qui non puoi fare la maglia alta a rilievo, quindi fai semplicemente una maglia alta, ok? Recuperando così la maglia persa. L'ultimo giro sarà quello con una maglia alta a rilievo avanti e dietro. E poi ovviamente vedi tu dove posizionare ovviamente le tue asole. Io più o meno sono al centro. Ok, finisco e ti faccio vedere. Poi dobbiamo procedere con la manica, le maniche. Ok, ho finito la mia bordura e adesso voglio fare un giro di punto gambero, anche perché utilizzando 2 colori, come noti, questa parte rimane chiara e io francamente a me non va, quindi è facoltativo fare questo punto gambero, ok? Io lo voglio fare per rifinirlo, quindi farò un punto gambero tutto intorno al mio cardigan, sotto e le parti d'apertura sul davanti, ok? Io ho il mio filo agganciato da questa parte e questa è la parte sul dritto, quindi verso di te, ok? È la parte dritta. Allora, punto gambero lo conosci benissimo. Io farò semplicemente una catenella, rientro nello stesso punto che a questo punto mi diventerà un angolo,
proprio qui, e faccio una maglia bassa. Ora devi lavorare appunto punto gambero tornando indietro, quindi tu farai una torsione nella tua mano in questo modo, ti agganci dove c'è questo spazio, questo che sarebbe poi il corpo della maglia alta, quindi una specie di torsione, non una è una torsione del polso, entri nello spazio, prendi il filo dietro e fai una maglia bassa. Ok, adesso andiamo in questo spazio, tieni morbido il lavoro, questo, quindi fai la torsione del tuo polso, entra nello spazio con la maglia molto morbida, prendi il filo, maglia bassa, di nuovo entra nello spazio, prendi il filo, maglia bassa, guarda prima dove devi andare. Ok, abbiamo questo spazio, entra. Ok, io adesso ho terminato gli spazi sul lato, vedi sul lato della maglia che faceva parte del bordo dell'apertura del nostro cardigan. Adesso sto andando proprio in effetti dove c'è la lavorazione e quindi andrò a puntare l'uncinetto saltandone una, quindi in questo caso vedi vado dove c'è la maglia alta a rilievo verso di te, quindi maglia morbida e qui non stretta, mi raccomando, entro, prendo il filo, maglia bassa, entro, prendo il filo, maglia bassa, ok. Continuando a lavorare in questo modo, vedi che io punto sempre dove c'è la maglia la maglia alta a rilievo, si forma questo lavoro a gobbetta che va a rifinire anche la parte dove era chiara, ma combinazione perché io ho utilizzato due colori, ok, nella parte finale e quindi questa parte era scoperta, non mi piaceva, ecco perché sto facendo il punto gambero. Io farò il punto gambero su tutta la bordura, ok? Se trovo delle difficoltà da dirti, te lo dirò. Allora, parliamo invece adesso di come andare avanti per la manica. Questa è la manica, una l'ho già completata e l'altra la devo completare. Allora, vi dico già subito questo, io non ho diminuito, non ho fatto assolutamente diminuzioni, sono andata avanti semplicemente riagganciando il filo e procedendo solo con il disegno che avevo. E la cosa più facile al mondo. Poi, quando sono arrivata verso la fine, mi mancava proprio poco alla fine, proprio qui, quindi dopo vi do magari qualche misuretta, ho cambiato l'uncinetto dal 3,5 che è questo, ho cambiato con l'uncinetto numero 3 e quindi ho fatto solo questa parte che si è leggermente stretta, ma quando sono arrivata sul polsino ho saltato delle maglie perché volevo che il polsino stringesse praticamente che stringesse la metà della dimensione della mia manica. Adesso ti spiego meglio. Praticamente io qui ho una manica da 17 centimetri, lo vedi? 17 centimetri, mentre senza fare nessun tipo di variazione se non cambiare l'uncinetto negli ultimi 5 centimetri abbiamo un polsino da 9, diciamo 10, ok? Un polsino da 10, quindi siamo da 17 centimetri, 17 qui, da 17 centimetri arriviamo a 9, ok? Quindi ho un bel polsino stretto questa sera non mi viene proprio sul mio polsino, polso, Marina, è semplice, senza fare variazioni. Allora, come si parte?
vedete, questa è la nostra manica, questa è la nostra spalla. Io parto esattamente dalla parte opposta alla spalla, quindi vado a prendere il filo a nuovo, quindi più o meno a metà, qui vado a prendere il mio filo a nuovo e parto. Devo ricordarmi sempre di mettere, adesso si ricomincia con il segnapunto, no? Quindi praticamente da qui, vediamolo meglio perché altrimenti ti confondo. Ah no, però noi dobbiamo partire da questa parte, quindi questo è l'ultimo dei 4 e noi ne abbiamo 3. Difatti anche per allungare il nostro corpo ne avevamo solo 3. Quindi io qui metto, così so che da qui devo contare 1, 2 e 3. Quindi devo fare il quarto giro nella diagonale a sinistra per quanto mi riguarda. Quindi so che il buchino mi deve andare qui. Quindi che cosa faccio? Parto da questa parte, più o meno al centro, anzi, più o meno al centro, quindi partiamo da qua, dove c'è la maglia alta, prima del buchino, io parto. Poi voi partite dove vi sentite più comodi, ok? Ok. E parto con le mie solite 3 catenelle. Poi vado nello spazio e faccio le 2 maglie alte, sempre col solito uncinetto, qui non cambio proprio niente. Qui devo fare le 2 catenelle, 1, 2 e vado qui, e via dicendo. Non cambia assolutamente niente. Proseguite così con la lavorazione, seguendo il disegno che dobbiamo fare. Quindi sappiamo che questo è il nostro quarto giro, 1, 2, 3 e 4. Nel prossimo giro dobbiamo spostarci, anziché andare verso sinistra andremo a destra, e vai avanti così fino ad arrivare a 3-4 cm dal polsino. Ovviamente, se vorrai, devi cambiare l'uncinetto dal 3,5 a 3-4 cm, anche 5 cm dal polsino, cambia dal 3,5, cambia al 3. Puoi cambiare anche prima cambi l'uncinetto e ovviamente prima inizierà leggermente a stringersi. Se vuoi seguire questa manica è molto semplice, tu vai avanti così fino al polsino, poi al polsino invece ci ritroviamo che ti faccio vedere come ho fatto a stringere. Se invece vuoi stringere fin da subito la manica, devi trovare il modo di, anziché avere dei set 2, 4, 6, dei blocchi da 6, puoi fare dei blocchi da 5. Quindi quando tu arrivi, non tutti, magari lo fai gradualmente, quando arrivi in questo punto, per esempio qui nei 2, chiudi così, vai nell'altra maglia, chiudi così e poi chiudi insieme. Questa maglia diventa una, anziché 2 ne avrai una. Poi continui a lavorare normalmente, meglio di me, ok? Normalmente arrivi qui, devi fare i tuoi buchini, il tuo buchino, e magari puoi fare una diminuzione in un blocco, questo lo lasci da 6, e una diminuzione nell'altro, oppure puoi diminuire in tutti i blocchi, diminuisci di una, quindi tu saprai che nel giro successivo dovrai fare 5 maglie alte, giusto? Perché se tu devi lavorare qui ne avrai 1, 2, 3, 4 e 5, non ne hai più 6 ma ne hai 5. Quindi dipende da quanto vuoi che stringa. Se vuoi che stringa subito tantissimo, allora devi tutti i blocchi da 6 puoi farli diventare blocchi da 5, oppure puoi fare un blocco da 5, uno da 6, uno da 5 e uno da 6. In questo modo la manica automaticamente si stringerà. Ripeto, in base a quanto vuoi che si stringa. Puoi fare questo giochetto in più giri, magari da una diminuzione all'altra. Io, se mi permetti, ti consiglierei di fare
una diminuzione in questo giro, poi fai 2 o 3 giri senza diminuire e poi farei di nuovo una diminuzione se vuoi che stringa, ok? Ripeto, dipende moltissimo da come tu vuoi che venga, se venga a sigaretta, se la vuoi a campana puoi aumentare, se vuoi proprio scampanarla puoi semplicemente aumentare, quindi anziché fare la diminuzione puoi fare un aumento. Quindi nel blocco da 6 tu, sempre rispettando il giro di andata a sinistra e andata a destra, però quando arrivi nel blocco, quando sei nell'ultima, per esempio da lavorare sulla maglia alta, qui ne puoi fare 2 e poi vai come sempre le 2 catenelle e salti 2 e vai qui. Quindi in questo caso cosa succederà? Che tu anziché avere blocchi da 6 ne avrai 2, 4, 6, 7 ed ecco che diventa a campana, ok? Quindi decidi tu come fare la tua manica, puoi farla più stretta o più larga in base a quello che piace a te. Io invece procedo col non fare nulla, nel senso che procedo senza fare variazioni, arrivo fino al polsino e poi stringo la mia manica come ti ho mostrato. Ok, siamo arrivati alla lunghezza della manica che a noi ci occorre. Io sono arrivata più o meno a questa altezza, ho fatto 22 giri e come misura oltre la chiusura che abbiamo fatto qui della spalla ho 24 centimetri circa. Ok, quindi se avete un filato differente non guardate le mie misure ovviamente, ma andate avanti fino a che non siete arrivati al punto in cui dovete poi iniziare a fare il vostro polsino, se state seguendo il mio tipo di manica, ok? Quindi io qui faccio delle diminuzioni inusuali, cioè non le faccio mai così, ma mi è piaciuta l'idea di fare questi buchini in questo modo. E quindi per fare questo, cioè io semplicemente cosa faccio? Lavoro. Devo diminuire drasticamente, ok? E quindi ho pensato di fare questo tipo di diminuzione che non faccio mai. Quindi io lascio questa maglia alta, questo spazio e questa maglia alta, vado nella seconda di inizio maglie alte e vado a fare questa chiusura. Allora, dipende poi da quanto dovete stringere il vostro polsino. Visto che io sono partita da una manica piuttosto ampia e voglio fare un polsino stretto, a me va bene questo tipo di chiusura. Se invece voi non avete questa necessità e non volete stringere il polsino, semplicemente fate un giro totale di maglie alte, quindi la dimensione rimarrà la stessa, dovete lavorare tutte le maglie alte se volete non stringere. Se volete stringere meno, potete arrivare a questo punto qui. Se volete stringere ma stringere meno, ecco che saltate semplicemente le 2 catenelle sottostanti. Invece per quanto mi riguarda, io farò questo tipo di diminuzione, quindi salto questa, salto l'ultima, salto lo spazio e salto anche la prima, vado nella seconda e faccio la mia maglia alta. Poi lavoro le altre 3 maglie alte, che in totale me ne rimarranno solo 4, salto l'ultima, salto la prima e salto lo spazio. Salto la prima, abbiamo detto, e salto lo spazio. E quindi vado a lavorare tutte le maglie fino ad arrivare alla penultima. In questo caso io ne ho 4 in totale. E di nuovo salto l'ultima, salto lo spazio, salto la prima, entro e chiudo. E vado avanti così per tutto il mio polsino. Ovviamente se state provando insieme a me, controllate che la misura poi vada bene, perché potete anche diminuire meno di quanto ho diminuito io,
o farlo meno volte, ok? Dovete regolarvi voi in base alla misura del vostro polso. Qui ne avevo solo 4, quindi salto sempre l'ultima, lo spazio e la prima e vado qui. Continuiamo così fino alla fine del nostro polsino. Arrivata alla fine del giro non mi rimane che saltare anche l'ultima e devo entrare direttamente nella prima, quindi nella prima maglia alta che ho fatto. Inserisco il mio filo e con una maglia bassissima ho chiuso il mio polsino. A questo punto dobbiamo fare il bordino 1 a 1, come vedi? Vedi? Quindi, come abbiamo già fatto, si riparte con 3 catenelle e poi una la prenderai avanti, una la prenderai dietro, una avanti e una dietro. Ok, continua così per tutto il giro e per l'altezza del polsino che tu vorrai. Ovviamente quando arrivi da questa parte ti aggancerai nella terza catenella di inizio, quindi qui, ti aggancerai qui, tiri su 3 catenelle e quello che vedi farai, quindi su questa maglia farai una maglia alta a rilievo verso di te, quindi sul davanti, su questa che è nascosta farai una maglia alta a rilievo indietro, quindi questa qua, ok? Quindi andiamo avanti così e se vorrai, ecco che mi scappa, se vorrai verso la fine del polsino, gli ultimi 2 giri, puoi o cambiare il colore come ho fatto io e qui ho usato un uncinetto ancora più piccolo. Negli ultimi 2 giri ho usato l'uncinetto 2,5, però dipende dal tuo polso, ok? Ecco, ti faccio vedere ancora come unire il giro, quindi in questo caso sono arrivata ad unirlo, entro nella prima catenella delle 3 o nella terza catenella di inizio, prendo il filo, lo porto dentro e sono pronta a ricominciare, quindi 3 catenelle e lavoro le maglie che trovo, come le trovo. Quindi questa indietro la spingo indietro con una maglia alta a rilievo dietro e questa invece è avanti. Ok, e continuo così e chiuderò il giro come ti ho mostrato e procedo per l'altezza del polsino che ci occorre. Non ti rimane che nascondere tutte le codine, abbiamo fatto anche i nostri polsini, non ti rimane che nascondere tutte le codine e avrai realizzato il tuo, avrai finito e realizzato il tuo cardigan zigzag con tanta soddisfazione, sicuramente con tanta soddisfazione. Anche la nostra scollatura è venuta bellissima con questa idea di fare un'alzatina proprio dalla spalla alla spalla. Sono molto soddisfatta del risultato, veramente molto soddisfatta. Spero che anche tu lo sia e che ti sei divertita insieme a me o divertito insieme a me di vederlo. Quindi mi raccomando, se volete iscrivetevi nel gruppo su Facebook in modo tale da farmi vedere anche i vostri progressi, per me è una gioia. E seguitemi anche sul mio sito e se non sei iscritto o iscritta iscriviti al canale, così ogni volta vi avviseranno che Marina finalmente ha fatto un'altra un altro video tutorial. E un favore: condividete questo tutorial, condividetelo con i vostri amici, con le vostre amiche, condividetelo. Più lo condividerete e più mi farete in modo che le vostre amiche e amici creativi mi conoscano e mi aiuterete a far crescere il mio canale e a farmi conoscere. Grazie, al prossimo tutorial.